Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo veloce video aggiornamento dedicato a tutti coloro che utilizzano flash di Godos e vogliono integrare nella propria attrezzatura senza acquistare trigger aggiuntivi prodotti di Neewer che ha rilasciato recentemente. Come avete ben capito, se avete visto il video dedicato al Q6, video anteprima, la recensione la vedremo a settembre, ti avevo spiegato che con un banalissimo update firmware adesso è possibile utilizzare proprio questo flash con un qualsiasi trigger della serie X di Godos, ok, anche decisamente modelli anziani come l'X2T, anche l'X1T con il Q6. Adesso, sempre aggiornando il firmware, puoi utilizzare Z2 e Z2 Pro con i trigger di Godos, e questa è una bella notizia perché alcuni di voi, soprattutto chi vuole risparmiare, adesso può integrare nella propria attrezzatura, quindi nel proprio set, senza avere 1000 trigger, proprio i prodotti di Neewer e di Godos. E questa secondo me è una mossa strategica che ha fatto Neewer proprio per vendere di più, e secondo me otterrà ottimi risultati. Voglio farti vedere adesso il procedimento che dovrai fare per installare il nuovo firmware in questo Z2 o Z2 Pro, dipende ovviamente dall'ospedalette che tu possiedi, o eventualmente proprio il Q6 che ti ho fatto vedere la scorsa settimana. Attualmente sono questi tre flash che possono lavorare con i trigger della serie X di Godos. Deve essere chiara questa cosa qua, perché se tu possiedi ad esempio il Q3, ecco, non ti devi illudere che questo possa funzionare ad esempio con l'X3. Questo deve essere chiaro, solo con flash che sono stati recentemente rilasciati proprio da Neewer. Ti ho messo appositamente qui il Q200, che è un flash che è stato rilasciato l'anno scorso, e potenzialmente questo potrebbe avere le caratteristiche proprio per funzionare con i trigger di Godos, proprio perché ha lo stesso software, menu, e quindi se Neewer farà un update del firmware, ecco che potrai utilizzare anche l'X3 in questo flash, che è decisamente interessante, soprattutto per il costo che ha. Non ti ho fatto una recensione completa proprio perché attendo questo nuovo firmware e credo che se uscirà è decisamente molto interessante. Ti ho fatto solo vedere che per quanto riguarda la potenza è praticamente uguale al modello di Godos, a D200 Pro 2, non il Pro 1, e quindi è un flash che devi prendere in considerazione. L'unica cosa che devi sapere è che però abbiamo solamente la testa tonda. Dico solamente, ma per molti di voi è più che sufficiente. Quindi, detto questo, torniamo a noi. Allora, ti lascio il link in descrizione, comunque basta scrivere su Google firmware Neewer e il primo risultato che ti darà proprio il motore di ricerca è il sito dove dovrai entrare e scaricare il firmware del tuo flash da aggiornare. Q6, ripeto, Z2 o Z2 Pro, in base in questo caso al sistema che vai a utilizzare, quindi Nikon, Canon, Sony, ok? Questo deve essere chiaro, e ti scarichi anche per la prima volta il programma e poi non serve più. Anche in questo caso in base al sistema operativo che vai a utilizzare, Windows o Mac. Se utilizzi Mac, poi una volta che lo installerai la prima volta non ci riuscirai, quindi dovrai dare il consenso. Chi utilizza Mac sa già cosa deve fare, comunque c'è un PDF proprio in allegato proprio con il firmware, basta seguire le istruzioni se non sai come si fa. Una volta che sei riuscito a installare il programma, praticamente dovrai collegare tramite un cavo che trovi nella confezione proprio del flash, ok? USB A, USB C, USB C, praticamente l'entrata ce l'hai qui, e praticamente lo devi fare quando lui è spento, lui si accende e verrà proprio praticamente un numero dedicato proprio a questo flash, e vedrai anche che si è collegato con il software. Ecco che adesso praticamente puoi indicare il percorso della cartella dove è scaricato il firmware e poi praticamente clicchi su upgrade, attendi circa un minuto e quando ti dirà che ha completato vai a staccare il cavo, vai a spegnere il flash, lo riaccendi e avrai Z2 aggiornato e potrai utilizzare proprio qualsiasi trigger della serie X di Godos. Adesso che abbiamo fatto l'aggiornamento dobbiamo andare a abilitare l'opzione che troveremo nel menu dedicato. Quindi abbiamo acceso il flash,
in questo Z2 non abbiamo un tasto fisico dedicato al menu, ma è una combinazione di due tasti. Qui abbiamo 1 2 3 4 tasti e dobbiamo premere contemporaneamente e velocemente il primo e l'ultimo. Ok, lo facciamo insieme. Ecco, non troppo veloce. Ecco, questa è una cosa che non mi piace. Comunque alla fine ce la facciamo e entriamo nel menu. Qui abbiamo la conferma che abbiamo installato l'ultima versione disponibile in questo momento e dobbiamo scorrere fino a quando troviamo, che vi dico subito è praticamente l'ultima, anzi la penultima, eccola qua, è già attiva, RX Compat, ok? Così sicuramente sarà disattivata e voi la andate a mettere su on. Ecco che adesso potete utilizzare tranquillamente qualsiasi trigger di GODOS della serie X. Prima di salutarti ci sono due cose che ti voglio ovviamente ricordare e ti dico anche la mia opinione di questa mossa di marketing di Neoware. Però ti devo ricordare che, mi raccomando, non commentare questo video, non farlo assolutamente, tantomeno non lasciare like, ok? Lascia un dislike, anzi non lasciare neppure un dislike perché è la stessa cosa da quello che ho capito, così mi decido che devo abbandonare questa piattaforma perché, ragazzi, il mio canale decisamente nell'ultimo periodo sta decisamente calando per quanto riguarda proprio le visualizzazioni e ovviamente questa cosa non dico che mi rende felice e quindi non mi dà quella spinta di portarvi quei contenuti che decisamente sono faticosi da portare, ok ragazzi? Quindi avete capito che sto scherzando? Se volete supportare quello che faccio, come al solito sapete che io non ho mai chiesto denaro, però se vi fa piacere, ripeto, se vi fa piacere lasciate un like oppure un commentino, basta scrivere anche ciao zio come stai. Detto questo, cosa penso di questa mossa di marketing di Neoware, che è a tutti gli effetti una mossa di marketing perché secondo me venderà decisamente molto di più. Ha fatto la mossa giusta soprattutto per quei tipi di fotografi che non vogliono per forza comprare l'ultimo flash di GODOS come potrebbe essere il V1 Pro, non dico il V100 perché non c'è attualmente un flash simile di questa potenza attualmente disponibile tra i flash di Neoware, ma credo che uscirà presto, ok? Però già essendo come sottoscritto utilizzatore di GODOS e come ti ho già raccontato la scorsa settimana con il Q6, invece di acquistare proprio flash che costano decisamente troppo, che io so che non li andrò a utilizzare, che quelle funzioni non mi servono, ok? Perché devo spendere tutti quei soldi, mi compro il Q6, mi compro Z2 o Z2 Pro e sono a posto, ok ragazzi? Ti ho fatto vedere anche nei precedenti video che quando parliamo di potenza e anche della durata del lampo praticamente non abbiamo grosse differenze e quindi ragazzi ovviamente con i propri soldi ognuno fa quello che vuole, però possiamo tranquillamente al giorno d'oggi risparmiare e al giorno d'oggi risparmiare ragazzi anche se ne abbiamo tanti non è affatto una brutta cosa, ok ragazzi? Chiudo qua, se non vi dilungo troppo, mi piacerebbe stare qui, parlare con voi, ma ho decisamente altre cose che devo fare, anzi sto preparando dei video giusto per non lasciare troppi buchi in questo mese dove io non ci sarò, ma come ti dicevo sto preparando dei video e quindi dopo ripartiremo proprio con settembre con i nuovi backstage che andremo a fare, come il nuovo Q6 che ho già testato, ma lo testeremo anche a settembre, insomma ci sono tantissime novità. Ok ragazzi, ciao, quindi grazie per aver guardato questo video e alla prossima.